Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina del tavola con Silvia. Visto il grande successo degli struffoli che abbiamo fatto, o cerchiato pignolata, che abbiamo fatto qualche giorno fa, adesso vi do la mia versione golosa degli struffoli. Sì, un pochino più arricchita. Un pochino più perché dice quella di prima era leggera, no? Sì, sì, sì. Ovvio. No, questa volta non avremo lo zucchero e il miele per condirli, ma la cioccolata e la Nutella. Ah, Allora, andiamo ad iniziare. Vi do la metà dose perché l'altra volta eh, lasciamo stare. Quindi meglio fare metà dose. No, dicevo lasciamo stare perché se li sono mangiati tutti e tutti quanti mi dicevano li devi rifare, li devi rifare. Non è che possiamo sempre stare a mangiare dolci, non abbiamo potuto regalarli, quindi di conseguenza. Allora, mettiamo 175 grammi di farina che tipo di farina? 00, quella per dolci, quella normale. Poi abbiamo un uovo, 15 grammi di zucchero, 15 grammi di burro, 18 grammi di vino bianco, oppure se volete preferite e mettete del liquore all'anice, un pizzichino di sale e invece della scorza del limone grattugiata andrò a mettere mezza bacca, se è andato fuori fuoco, eccolo là, mezza bacca di vaniglia. Succede amore quando ti avvicini troppo, Sì. purtroppo, scusate per l'inconveniente. Per la copertura invece abbiamo 50 grammi di Nutella, 20 grammi di latte, 150 grammi di cioccolato fondente, quello che trovate tranquillamente in tutti i supermercati, non serve che andare a prenderne uno in particolare, poi se ce l'avete ben venga, ovvio, 20 grammi di miele e questo è quello che ci serve per la copertura. Per la frittura ho della carta per i fritti, dell'olio di semi e per la decorazione ho preso dei confettini un pochino differenti, o meglio li ho presi, ce li avevo già, ovviamente metterò qualcuno anche colorato e delle amarene Fabbri. Detto ciò, andiamo ad iniziare immediatamente la nostra lavorazione. Allora, prendo la farina, sposto un attimino le ciotoline, scusate ma mi ero fatta tutto il mio programmino qui, eccolo qua. Metto lo zucchero, metto il vino, metto il sale, l'uovo l'ho lavato, quindi poi andrò ad impastare a mano, scusate butto un attimo, è umido, eccoci qua. Poi andrò a togliere i semini dalla bacca di vaniglia, dalla mezza bacca di vaniglia, quindi la taglio a metà, la incido, ecco qui, e poi andrò a togliere i semini. Io a proposito ho scoperto alla scorsa ricetta che mi piacciono e anche molto. Forse non mi piacevano quelli che avevo assaggiato a suo tempo. Può darsi, amore. Ma quelli te li ha fatti da tua, ma per Certo, forza non ti certo. piacciono. Mi rimetto la bacchetta qua dentro perché, come sapete, già l'ho detto, io con la buccina ci Riciclo. faccio... Esatto, non butto niente. Qua. Quindi vado a mescolare il tutto con la forchetta fin quanto è possibile, poi andrò ovviamente andrò con le mani. Ci vediamo tra pochissimo. Il burro, un attimo amore. Sì. Fate fretta, fate fretta. Lui va di fretta. Lo mettiamo a pezzetti. Così si incorpora meglio. Esatto. Cercate di tirarlo fuori un pochino prima in maniera che si ammorbidisce. Ragazzi, qual è il vostro dolce natalizio o anche di carnevale? Perché in Abruzzo la
cicerchiata di carnevale. Un dolce che fanno a carnevale, ma io so che li fanno anche a Natale. Sì, no, infatti a Campo dei Giove li ho visti spesso anche a Natale. Il discorso è che ognuno giustamente ha le proprie abitudini. Ok, vado a mescolare per bene il tutto, prima un po' con la forchetta e poi andrò con le mani. Ci vediamo una volta impastato? Ci vediamo una volta impastato. Allora, eccolo qua, la nostra palletta adesso la andremo a spianare sul nostro piano di lavoro. Intanto il mio figlio assistente qua Modestamente. ha fatto la cioccolata a pezzetti. Andremo a mettere i 20 grammi di latte intero, scremato, quello che volete voi. Quello che avete a casa. Esattamente. Un cucchiaio abbondante di miele, più o meno sono 20 grammi. Questo lo togliamo subito. Poi adesso invece dovrò prendere la bilancia per pesare i 50 grammi di Nutella. Magari anche accenderla. Sì, Ci viene bene, quello è utile. viene meglio, vero? Io vedo che ci siamo con questa. Scendi giù. No, adesso. Un altro pochino. Un altro pochino. E questo sui fornelli. Ecco qua. E questo sui fornelli. Fino a che non si scioglie bene il tutto. Nel frattempo andrò a stendere la sfoglia, diciamo, un pochino spessa e farò le palline, ma ci vediamo tra un attimo. Eccola qua, la nostra pallina. Ho messo un pochino di farina sulla superficie del piano di lavoro. Ah, non vi ho detto che questa volta non metterò struffoli pignolata o cicerchiata nel piatto grande, ma farò delle monoporzioni. Ho trovato questi piattini carinissimi, guardate. Così ognuno ha la sua Esatto. e nessuno esagera. E nessuno esagera. Si è vista la tua immagine Riflessa? Wow! Un gioco di specchi. Sì, Avete visto che porto gli occhiali? verdi. Verdi. Verde ramarro. Eccoli. Ok, prendo un coltello oppure una rotella da pizza va benissimo anche, vado a fare delle striscine così, Su per giù larghe 2 dita, vero? un dito e mezzo. Andiamo però poi a fare dei rotolini. Oppla. Quindi, se volete li potete fare anche più piccini, nel senso più piccoli di questi, più grandi di questi, vedete voi. Io li farò più o meno di questa grandezza. Tipo Diciamo. gnocchetti. Esatto, ma poi li vado a rotolare. Quindi noi li arrotoliamo tutti e ci vediamo È facile, ad arrotolamento fatto. È facilissimo. Ok? Faccio vedere. Perfetto. Sì, è facile. A dopo. A dopo. Fatti tutti quanti. Li abbiamo fatti un po' più grandi, un po' più piccoli perché è bella vederla movimentata. Sì, ma in varie grandezze. Ci E vediamo sui adesso, fornelli. esatto, ci vediamo ai fornelli. Eccoci, facciamo la prova a stecchino. La prova a stecchino, praticamente, quando si formano delle bollicine intorno allo stecchino, vuol dire che l'olio è a temperatura giusta. Se avete un termometro, meglio.
mettiamo giù i nostri struffolini. Li prendo un po' per volta. Quanto devono stare? Fino a che non diventano dorati. Perfetto. Ho preso apposta la padella molto larga proprio per fare solo Un'infornata. un'infornata, esattamente. E il piatto di plastica perché è più flessibile, e poi non è plastica ma è quello ecologico, quindi. Qui sta sciogliendo. Esatto, la cioccolata con la Nutella, il miele e il latte. E quindi a breve, ragazzi, appena sono pronti gli struffoli, ci vediamo qua per la decorazione. A tra poco. A tra poco. Eccoci qua, ho messo la nostra salsa dentro una pentola più grande proprio per poter girare molto più facilmente i nostri struffoli. Li vado ad inserire. C'è chi mette anche dei canditi insieme, però mi era venuto in mente, ma non si può, vero amore? No, perché i canditi non piacciono a tutti. E poi Soprattutto a te. Io. sono troppo dolci. Vedi, mi sono scottata. E quindi non. Li andiamo a condire bene bene. Ci rivediamo sul nostro piano di lavoro. Per l'assaggio? Per l'assaggio, per la composizione. Ah. Eccoci pronti. Allora, mettiamo un paio di cucchiaiate di composto. Ovviamente poi dovrà raffreddare, cioè mi pare ovvio. 2,5 più o meno per fare un po' la montagnetta, ok? La montagnella. La montagnella, questo lo spostiamo. Scusate, la pentola. Eh sì, che continua a friggere un pochino, ci è andata una goccina d'acqua. Che meraviglia! Io così, devo dire la verità, non li ho mai visti dal vivo. Ho cercato solo su internet varianti degli struffoli e mi è capitato questo con la cioccolata, che comunque deve essere decisamente molto buono. Voi li conoscevate già? Sicuramente sì. Sicuramente. Devo dire che questa idea è venuta a lui. Perché non li fai con la cioccolata? Perché lui con la cioccolata ci farebbe anche il coniglio praticamente. È no? buonissimo il coniglio con la cioccolata. Perché la cioccolata proprio... ma perché non li fai? Ecco, uno è andato fuori, era appiccicato, adesso lo togliamo. Oppure, come potete vedere, potete farlo anche nei pirottini. Sì. Magari è un pochino più semplice nei pirottini, perché non dovete stare per forza a fare la montagnella. Viene quasi da sé. Esatto. Questo è un po' scarno. Questo mettiamolo un pochino, mica possiamo lasciare là, no? No. Ecco qua. E adesso vanno decorati. Vanno decorati, quindi sposto la nostra pentola. Ecco, io lo sapevo, non dubitavo. Ho pulito lì. No, amore, anche perché il tavolo è talmente pulito e disinfettato. Voi dovete sapere che io uso lo spray l'aceto e varechina ogni qualvolta preparo qualcosa, quindi. Buonissimo. Allora, sono contenta. Ne facciamo qualcuno così, con i pezzettini di cioccolata bianca. Poi ne facciamo qualcuno con le palline miste. Con questi stupite i vostri ospiti, ve lo dico. Sì, anche perché in una frazione di secondo ci avete... Comunque la ricetta non è stata assolutamente lunga. No, e poi la ricetta, a parte il fatto del condimento esterno,
è sempre quella. Quindi A me piace molto questo. io lo sapevo che adesso andavano dappertutto per la cucina. Ragazzi, la ricetta è praticamente finita. Eh sì, l'unica l'unica cosa che dobbiamo ancora mettere, se volete, ma vi posso assicurare ragazzi che ci sta da Dio, È la tua amarena. è la mia amarena. Non la metto su tutti, No. perché sennò... Ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuta questa ricetta e ci vediamo alla prossima. certo. Ciao a tutti! Ciao ciao!